Ehi Google, guidami a casa. Casa, ok. Procedi in direzione nord-ovest da via Filippo Ferrazza verso via Filippo Ferrazza. Questo percorso evita delle chiusure stradali su via dei Laghi. Ti trovi sul percorso più veloce. Dovresti arrivare a destinazione entro le ore 18:52. Ehi Google, avvia la radio. Apertura di radio in corso. È tosta. Ma Fabrizio oggi vuole dire ai suoi ragazzi che è tanto fiero di loro perché sono davvero, davvero due ragazzi meravigliosi. Erano loro, giusto? Esci dalla rotonda e prendi via Filippo Ferrazza. Vivete insieme? sì, Vivete ci insieme? mancherebbe ancora, Ok. Certo, certo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare delle potenzialità di questo car tablet della Dasaita, ma non vi parlerò di caratteristiche tecniche approfondite, poiché io non sono una persona adatta e secondo poi perché si trova di tutto e di più su YouTube, quindi per quanto riguarda le caratteristiche. È inutile che vi dico che ha un processore Cortex A72 più un processore Cortex A53, PX6, Max 6, a voi che cosa vi interessa di tutto questo? A voi interessa se il tablet funziona bene, a voi questo deve interessare di un autoradio. È veloce? Si sente bene? Si vede bene? Si connette bene? Ha le potenzialità giuste per essere installato in macchina? Esperienza di utilizzo com'è? Vi parlerò di questo oggi. Allora, partiamo subito con la connessione Wi-Fi e Bluetooth di questo car tablet. Io ho installato un'applicazione molto simpatica e utile che si chiama MacroDroid, sicuramente parecchi di voi già la conoscono, la quale ha la possibilità di creare delle macro. Voi direte che sono queste macro? Sono degli automatismi che consentono al telefono di fare una determinata cosa. Io ho creato questa macro dove gli dico che quando accendo l'auto e lo smartphone si connette al tablet, mi deve attivare l'hotspot. Quando il tablet si accende, la prima cosa che fa è si collega allo smartphone attraverso il Bluetooth per la rubrica, per le chiamate in viva voce e quant'altro. Come, eccolo qua, vedete? Come si collega, si stacca il wifi e si abilita l'hotspot e si accende l'hotspot. In questa occasione noi ci connettiamo automaticamente con il tablet, gli diamo connessione al tablet, perché ripeto, questo tablet come tutti gli altri poi tra l'altro senza connessione dati attiva non può fare nulla, non funzionano i comandi vocali, non funziona internet, non funziona il navigatore, non funziona nulla, quindi ha bisogno di una connessione dati attiva. Vedete? Si è collegato, segnale pieno. Poi che ho fatto? Quando esco dalla macchina ho creato la macro al contrario. Quando spengo l'auto si disattiva il Bluetooth e in automatico mi disattiva l'hotspot e mi ricollega al wifi che gli ho detto io. Possiamo anche evitare di farlo collegare al wifi. Vedete come spengo l'auto? Si spegne il tablet, scollega l'hotspot e ricollega il wifi, tutto in automatico. Questa applicazione è veramente spettacolare ragazzi, evita di andare a smanettare con il telefono quando siamo in auto, se abbiamo bisogno della connessione. Noi una volta entrati in auto e poggiato il telefono sul supporto non dobbiamo fare nient'altro, fa tutto in automatico. Vedete, io entro in macchina, appoggio il telefono, accendo l'auto, si accende il tablet, si collega tramite Bluetooth al telefono. Quando vediamo che l'icona del wifi è piena, siamo collegati.
Eccolo qui. In questa maniera noi già abbiamo il nostro car tablet operativo per qualsiasi cosa. Portami a Roma. Navigazione verso Roma. Non abbiamo bisogno di fare nulla, basta che entriamo in macchina e posiamo il telefono sul nostro supporto. La connettività, a mio dire, è molto avanzata e si collega molto velocemente. Vi faccio vedere anche il collegamento dei satelliti. Io calcolate che ho la macchina, sono sotto una copertura in metallo e appena si accende la macchina già trova 10, 12, 13 satelliti, quindi si collega in un attimo. Allora vi faccio vedere come creare le macro. Dunque, sulla home dell'applicazione c'è questo menu, noi dobbiamo cliccare su nuova macro e ci apre questa schermata. Il nostro evento deve essere chiaramente su connettività ed è evento Bluetooth, che gli diciamo che quando il dispositivo si collega tramite Bluetooth, quindi dobbiamo cliccare su dispositivo connesso, diamo ok, lui ci dà una serie di dispositivi che ha trovato nella ricerca. Chiaramente dobbiamo individuare il Bluetooth del car tablet, in questo caso si chiama Car Kit, quindi gli diamo la spunta sul Car Kit e facciamo ok. E abbiamo creato il nostro evento, quindi eventi dispositivo connesso al car kit. Che succede quando il dispositivo si connette al car kit, al tablet dell'autovettura? Gli dobbiamo dare un'azione, l'azione sarà sempre connettività. Che succede quando si collega tramite Bluetooth? Devi attivare hotspot acceso spento e gli diciamo abilita hotspot. Ok, abbiamo creato la nostra macro. La macro, per quando dobbiamo uscire e far scollegare l'hotspot, dobbiamo sempre creare un evento di connettività, chiaramente sempre evento Bluetooth. In questo caso però gli dobbiamo dire dispositivo disconnesso, ok, è sempre il car kit. Quindi che succede? Che quando ci disconnettiamo al dispositivo car kit, quindi al tablet, quando spengiamo la macchina, lui che deve fare come azione? Deve, connettività, scollegare l'hotspot, abilita, disabilita o muta. Noi mettiamo disabilita l'hotspot, ok, e qui ci chiede quando abbiamo disattivato l'hotspot che devo fare? Devo riabilitare il wifi o non abilitare il wifi? Io di solito metto abilitare il wifi perché rimango sempre col wifi attivo. E questa è la seconda automazione. Queste sono le macro che ho creato io, eccole qua, 1 e 2. È la stessa cosa, vedete? Car kit connesso, abilita hotspot. Car kit disconnesso, disabilita hotspot. È semplicissimo, ragazzi. Chiaramente per farlo funzionare dobbiamo impostare la nostra applicazione come avvio automatico. Si deve avviare automaticamente quando accendiamo il telefono. Sul menu dobbiamo mettergli avvio automatico, dobbiamo spuntare questa voce, altrimenti non parte in automatico e non crea l'automatismo, chiaramente, visto che stiamo parlando di connettività. Un'altra cosa da fare per far funzionare i comandi vocali a questo car tablet è installare una app dedicata, perché altrimenti non parte la chiamata. Praticamente ci dà il consenso a tutto, riconosce il comando vocale, chiama il telefono, dice chiamata in corso, ma non parte la chiamata. Questo è un problema del Pix 6, che è questo modello, e per ovviare a questo inconveniente dobbiamo scaricarci questa applicazione MTC Dealer e chiaramente farla partire in automatico. Per farla partire in automatico bisogna solo tenere premuto l'applicazione, l'icona dell'applicazione, e dirgli, io adesso già l'ho in automatico, vi faccio vedere. Allora clicchiamo sopra l'applicazione, gli diciamo avvio automatico dell'app, avvia l'app dopo 5 secondi, avvia subito, 0 secondi. Lo riconosciamo poi che abbiamo l'avvio automatico perché c'è questo missiletto accanto all'applicazione, all'icona dell'applicazione, quindi sappiamo che questa parte
in automatico. Questa applicazione è necessario per far partire la chiamata vocale a questo car tablet, anche con OK Google, o direttamente da qui possiamo fare. Ve lo faccio vedere da OK Google. OK Google, chiama Samuele. Chiamata a Samuele, cellulare in corso. Allora, Messaggio è partita la telefonata, Chiamata. ovviamente. Adesso vi faccio vedere. Lui mi fa partire la telefonata con questa applicazione, non con la cornetta della macchina. Io ho impostato come predefinita questa applicazione, perché altrimenti non fa partire la chiamata. L'unico inconveniente, ricordatevi, è questo, per fare una telefonata. L'unica cosa che mi è rimasta è sistemare le chiamate attraverso il comando vocale OK Google, che è l'unica cosa che non mi fa ancora, perché dai vari video che ho visto su internet, con un'applicazione MTC Dialer c'è la possibilità di poter bypassare il fatto che il Pix 6 non dà l'input per il comando vocale. Però le applicazioni che ho trovato non sono compatibili ancora per questo apparato. Praticamente, se noi vogliamo chiamare qualcuno tramite OK Google, facciamo OK Google, chiama Samuele. Chiamata a Samuele, cellulare in corso. Dice che fa la telefonata, ma non la fa, rimane così. Quindi anche se facciamo chiama non succede nulla. Quindi serve un'applicazione per bypassare questo limite che ha. Per quanto riguarda il microfono di questo car tablet, che è integrato, eccolo qui, devo dire che è molto sensibile, riconosce molto bene i comandi vocali, difficilmente crea un errore di sintassi. Vi faccio vedere, facciamo una prova. Previsioni del tempo per domani. Domani a Vedete? Marina di Ardea ci Lo- saranno lo 23 riconosce? gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Quindi senza urlare, comunque calcolate che io sono con la schiena appoggiato al sedile, quindi sarò almeno a una 60-70 centimetri. Ho provato questa mattina a fare una telefonata in viva voce per vedere appunto come dall'altra parte mi ricevevano. Pronto? Come si sente? Vabbè, benissimo, si sente benissimo. Sente bene? Ok, Sì, va si bene. sente proprio bene. Va bene, ok, ci rivediamo a casa. Sì, ciao. 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 Almeno personalmente ritengo che sia valido questo integrato. E per quanto riguarda la possibilità dei comandi vocali, possiamo o cliccare sull'icona del microfono e chiedere quello che vogliamo, altrimenti possiamo usufruire dell'assistente Google tramite OK Google o Hey Google. Per esempio, Hey Google, guidami in via Santa Barbara Nettuno. Via Santa Barbara, ok. Andiamo. Cioè ragazzi, non sgarra un comando. Procedi in direzione sud-est verso via dei Noci, poi svolta a destra e prendi. Per il comando vocale non c'è cosa che non possiamo chiedergli. Non lo so, possiamo dire avvia Facebook e ci avvia Facebook. Quindi qualsiasi cosa non gli chiediamo non c'è problema. E possiamo dire anche di spegnere il wifi, di spegnere il bluetooth, certo di mettere in moto la macchina, spegnere la macchina ancora non ci siamo arrivati, però voglio dire diciamo che gran parte delle cose le fa. Per quanto riguarda il comparto multimedialità, vi voglio far vedere anche una cosa, che con la chiavetta, io ho una chiavetta USB installata sotto il bracciolo e ho dei file all'interno, dei file audio e dei file video. Questo car tablet riproduce anche i file video. Questo è un video che ho elaborato con Filmora 9
a 1080p per 60 fps, registrato con la mia Xiaomi i4K, e lo riproduce tranquillamente senza nessun problema. Possiamo attaccare una chiavetta e vederci un film, un qualsiasi cosa vogliamo. Altra chicca per quanto riguarda la connettività di questo tablet è la possibilità di ascoltare i brani MP3 all'interno del nostro telefonino collegandosi con questo Bluetooth. Si collega al telefonino e riproduce la lista di brani che di solito ascoltiamo sul telefono stesso. Io di solito uso l'applicazione che è questa qui. Questo vabbè è uno Xiaomi, quindi ha l'applicazione della musica dove io ascolto i miei brani preferiti, e la stessa lista di brani preferiti la possiamo riascoltare in macchina con questa applicazione. Basta avviarla e poi cliccare su avvia. Cioè si sente veramente un gran bene, ragazzi. E qui possiamo scorrere per quanto vogliamo tutti i brani che abbiamo nel telefono. Possiamo anche cambiare direttamente dal touch dello schermo se non vogliamo utilizzare i comandi al volante. Vabbè, da qui possiamo rimettere in pausa e poi tornare alle nostre applicazioni. E per farvi capire le potenzialità di questo car tablet con una connessione, possiamo vederci tramite l'app dedicata anche alla TV, ragazzi, o Mediaset o la Rai. Eccola qua, ci dovrebbero essere anche le dirette se non sbaglio. Allora vediamo un attimo, ora in onda, cos'è questo? Verissimo, in onda, vediamo un attimo, ora in onda, quindi dovrebbe essere in teoria una diretta o qualche, o forse un minuto di differenza, non so quant'è adesso. Anche Netflix, le grandi serie originali, Infatti abbiamo beccato proprio sul momento della pubblicità. i film esclusivi e il divertimento per tutta la famiglia. Poi chiaramente abbiamo YouTube, come poteva mancare in auto, quindi abbiamo, questo è il mio canale, facciamoci pure un po' di pubblicità, e questo è il video che ho fatto qualche giorno fa, noto marrone, per l'installazione. Ecco, quindi in totale sono 2 gialli, 2 telecam e 2 per il montaggio. Cioè, ragazzi, si sente una cosa incredibile. Poi dobbiamo tirare a noi per creare gli incastri. Allora, proviamo a vedere pure un qualcosa in 4K. Che ne dite? Che roba, ragazzi. Va bene, chiudiamo. Altra chicca è la musica, perché possiamo utilizzare Spotify. Poteva mancare questa? È semplicissimo, basta installare l'applicazione e lui ci riproduce i nostri brani preferiti. Un'ultima cosa che ho trovato è la possibilità di poter collegare lo schermo del telefono al tablet, una sorta di Android Auto o CarPlay, con questa applicazione EasyCon. Quindi ci consente di collegare lo schermo attraverso il wifi del telefono. Io sono già connesso con l'hotpoint
connesso il mio, questo qui. Dobbiamo poi attivare l'app che ci fa scaricare da questo codice. Con l'applicazione dello scanner andiamo a posizionare, ok, e poi ci manda sul sito web per scaricare l'app da installare sullo smartphone. Io adesso già l'ho installata, quindi già l'ho scaricata e installata. Andiamo ad aprire poi l'app sul nostro smartphone Android e sì, eccolo qui, ti dice avvia adesso, ok, quindi si sta collegando e si collega praticamente lo schermo del telefono al tablet. Possiamo avere tipo la navigazione, possiamo scegliere qualsiasi cosa abbiamo nel telefono, non lo so, mettiamo un attimo Earth. Possiamo sfruttare le telefonate, possiamo anche aggiungere un contatto, sono i contatti che abbiamo in rubrica del telefono questi. E poi abbiamo la musica, possiamo mettere la musica che abbiamo all'interno del telefono. E abbiamo impostato come navigazione Map e ci parte adesso Map. Qui ci dice: se si desidera controllare sullo schermo dell'auto si prega di passare alla connessione USB e attivare il sistema. Quindi dobbiamo, per avere il tutto, dobbiamo collegare in teoria il telefono con via USB, perché altrimenti così non si sente l'audio, si sente solo l'audio del telefono. Non capisco per quale motivo, però visto che c'era ve l'ho fatto vedere, insomma, ecco. E poi da qui si esce, si disconnette. Poi chiaramente per scaricare le app da installare nel nostro tablet andiamo sul Play Store e qui possiamo scaricare qualsiasi cosa ci interessa, giochi, applicazioni. Non abbiamo, ripeto, non abbiamo limiti di nessun genere con questo tablet. Io l'ho imposto come aggiornamento non automatico, ma che me lo aggiorno da me, perché altrimenti, oltre che mi ciuccia tutta i giga che ho sul telefono, e poi voglio dire, se le applicazioni vanno bene, io di solito aggiorno solo quelle che sono sicuro che vadano bene, perché spesso e volentieri è capitato che aggiornando delle applicazioni non funzionavano più, quindi prima mi leggo un attimo i commenti e poi aggiorno se funziona tutto. Allora, già che ci siamo, come ultime cose vi faccio vedere anche il comando che abbiamo recuperato per le retrocamera e camera a 360 gradi. Ripeto, funziona tutto, siamo riusciti a recuperare tutto, sia la camera a 360, sia la retrocamera, la camera anteriore, il parcheggio assistito, riusciamo a utilizzare anche il parcheggio assistito. Per quanto riguarda il display interno lì del cruscotto, quello piccolino, praticamente è rimasto tutto invariato rispetto a quando c'era il Connect. Abbiamo in teoria perso solo chiaramente i comandi del navigatore. C'erano dei piccoli comandi che venivano visualizzati oltre che al navigatore, venivano riportati anche all'interno del display. Purtroppo su questo car tablet non possono essere riprodotti chiaramente, perché non ha lo stesso navigatore dell'auto. Ma voglio dire, abbiamo perso per modo di dire, perché per il resto riproduce tutto, i segnali stradali li riproduce, perché se non trova quelli sulla mappa del Connect vecchio, ma comunque legge in base alla telecamera che abbiamo sul parabrezza, quindi è a radar davanti e siamo a posto. Se mettiamo su un piatto della bilancia quello che abbiamo perso e quello che abbiamo guadagnato, ragazzi, non c'è assolutamente paragone. Allora, per chi volesse personalizzare la propria home, io ho messo questo launcher che possiamo scaricare dal Play Store. Si chiama Gama Car Launcher, è una versione diciamo gratuita, io l'ho acquistata
al costo di 1,90 €, quindi voglio dire, ho fatto questo investimento, ragazzi, e devo dire che è molto ben fatto, molto curato, abbiamo la possibilità di personalizzare in maniera proprio efficace il nostro launcher. Possiamo mettere qualsiasi applicazione vogliamo all'interno della pagina principale di questa schermata. Io l'ho personalizzato mettendo la radio, ho installato questa applicazione Nav Radio Più, quindi possiamo settare con qualsiasi applicazione vogliamo. Per farlo dobbiamo tenere premuto il pulsante che vogliamo personalizzare e aggiungiamo la nostra app. Scegliamo dall'elenco del menu dove abbiamo installate tutte le nostre applicazioni e scegliamo quella che vogliamo. Io ho messo questa qui, Nav Radio, e si fa chiudi, quindi quando andiamo a pigiare su radio apre l'applicazione che abbiamo settato come predefinita. Maps, chiaramente ho installato Google Maps, e per la musica ho messo Spotify, quindi possiamo mettere qualsiasi cosa vogliamo, non abbiamo nessun limite. Possiamo anche settare il Bluetooth che vi ho fatto vedere prima, come musica, per ascoltare direttamente l'MP3 del telefono, e da qui possiamo scorrere le canzoni di Spotify andando avanti, mettere in pausa, ripartire. Io adesso stavo ascoltando i Queen, possiamo cambiare brano, mettere in pausa. Si sente pure benissimo, ragazzi, Spotify. Ripeto, il comparto audio di questo apparato è si sente molto bene. Sono molto soddisfatto. E qui poi rimettiamo in pausa. Basta cliccarci una volta sopra e va in pausa. Per quanto riguarda invece il nome che vogliamo dare ai pulsanti, per cambiarlo dobbiamo sempre tenere premuto il pulsante e poi, avete visto prima, abbiamo messo app per scegliere l'applicazione dal menu. Per cambiare il nome invece dobbiamo fare nome, e qui gli diamo, io adesso ho impostato radio, ma possiamo mettere qualsiasi altra cosa, V-Radio, fine, gli diamo ok, chiudi, e qui sarà impostata V-Radio. Per cambiare invece le icone interne, queste qui, se vogliamo anche personalizzare queste, dobbiamo sempre mantenere premuto il pulsante e poi andiamo su icona, e qui ci dà una serie di icone all'interno, presenti all'interno del launcher, che possiamo scegliere, quindi personalizzare come meglio crediamo. Ok? Altra cosa, abbiamo questi pulsanti più e meno, che praticamente sarebbe il volume della radio, possiamo anche aumentarlo da qui, più e meno. Abbiamo la possibilità di aumentarlo da qui, aumentarlo da qui, aumentarlo dal volante, quindi dove meglio crediamo. Poi qua abbiamo la possibilità di settare, qui c'è l'icona del GPS con i satelliti 10, 11, questa è l'icona del wifi che è connesso tramite hotspot al mio telefono. Qui abbiamo le previsioni del tempo locali, e qui abbiamo settato con il telefono. Possiamo, per vedere la schermata del telefono, dobbiamo mettere quella del Bluetooth, vi faccio vedere, teniamo premuti, poi andiamo a cercare l'applicazione e mettiamo quella del Bluetooth, chiudi, quindi quando andiamo ad aprire il telefono ci apre la schermata delle chiamate. Poi su internet, vabbè, io ho messo Chrome, potete mettere quello che volete, e qua ci sono le app installate all'interno del nostro tablet. Tutte le app che abbiamo installato le troviamo su questo menu. Poi abbiamo la possibilità di settare, questi chiaramente sono i comandi vocali che vi ho fatto già vedere ampiamente, che possiamo attivare qualsiasi cosa, e poi da questo menu andiamo a settare le impostazioni del launcher stesso. Vi faccio vedere poi la schermata interna del launcher. Possiamo mettere qualsiasi cosa, dal logo della Nissan al navigatore, alla bussola molto simpatica, all'audio che stiamo ascoltando e alla velocità dell'autovettura,
e poi infine il logo dell'orologio con la scritta Nissan, che io preferisco, poi ognuno la personalizza come vuole. Da questo menu andiamo a settare, chiaramente qui c'è il logo di tutte le auto, e poi da questo menu andiamo a regolare allora con il 3D, chiaramente ci fa vedere i pulsanti in 3D, sono un po' più in rilievo. Questa è la linea esterna dove possiamo alternarla o liscia o diciamo tipo stile cucitura, farvi capire. E poi abbiamo il background, che è l'immagine di sfondo del launcher stesso. Abbiamo la possibilità di scegliere con questi sfondi. Io ho messo questo perché è molto carino e gli diamo ok e settiamo il tutto. Poi da questo colore possiamo andarci a regolare le luci. Queste praticamente quando accendiamo le luci si accendono. Io le ho messe il più verosimilmente somiglianti a quelle interne della macchina, vedete lo stesso colore, in modo che così non ho contrasti differenti. Ok, cancelliamo. Dunque, poi qui abbiamo le informazioni di connessione, mostra icone. Io praticamente ho messo il wifi e il GPS, possiamo scegliere solo due chiaramente, quindi se non mettiamo wifi o GPS possiamo usare Bluetooth, mobile internet, batteria, quello che vogliamo. Qui c'è la notifica del meteo, poi abbiamo queste, io ho messo ricerca vocale di Google su quel pulsante che vi ho fatto vedere. Poi si possono impostare altre cose. Poi qui abbiamo le dimensioni della griglia, possiamo scegliere se 6 o 7 o 8 applicazioni da vedere all'interno del menu stesso, quindi 3 e 3,6, possiamo fare 4 e 4,8 come più ci piace, insomma, ecco. Schermata principale, qui lo settiamo come applicazione che deve partire come predefinita, applicazioni predefinite. Io ho l'assistente come predefinito, il browser Chrome come predefinito e il launcher Agama come predefinita, altrimenti dobbiamo sempre ci chiede sempre quale launcher vogliamo utilizzare, se questo o quello del tablet, quindi quando la mettiamo come predefinita non ce la chiede più dopo. Ok, ripeto, per 1,90 € secondo me rinunciamo a un caffè e facciamo questo investimento e acquistiamo questo launcher che è veramente carino, ragazzi. Questa è la versione completa, vedete, versione completa 251. La cosa che utilizzando quotidianamente questo car tablet salta subito all'occhio e alla mano, che è comunque molto veloce. Devo dire che il doppio processore del Pix6 è molto fluido, è molto reattivo, l'audio si sente benissimo, quindi il comparto audio secondo me è promosso 9 voti su 10, gli do un bel 9, perché si sente veramente bene, con la possibilità di regolare il comparto equalizzatore, quindi abbiamo una possibilità di regolarci personalmente il suono come vogliamo. Dai 16 kHz arriviamo fino ai 25 Hz, quindi spaziamo di un campo veramente ampio. Il suono secondo me è eccellente di questo car tablet. Abbiamo detto la connettività quindi è superata a pieni voti, la multimedialità superata a pieni voti, in modo che possiamo, ripeto, ascoltarci di tutto e di più. Si connette in maniera molto rapida, sia al GPS che al wifi che al Bluetooth. I comandi vocali funzionano benissimo, il microfono integrato non ha dato problemi in questo periodo di prova che ho potuto utilizzare questo car tablet. Possiamo fare un'infinità di cose, non esiste una minima cosa che non possiamo fare, comandi vocali, chiamata vocale, di tutto e di più, ascoltarci la musica che vogliamo, MP3, radio, navigazione, quindi non abbiamo limiti in assoluto per questo car tablet. Ripeto, paragonato al vecchio Connect non ha nulla a che vedere, ragazzi, è proprio tutto un altro pianeta.
però c'è qualche piccola cosetta che è da dire chiaramente. Lo schermo è bello, è un bello schermo IPS, l'unica cosa è che alla luce diretta del sole si vede poco e niente. Siamo alle stesse condizioni del Connect. Se io vi faccio vedere, apro il tettino adesso e già vedete che la cosa cambia. Vi posso assicurare, perché l'ho provato, con la luce diretta dal tettino panoramico all'interno della vettura, se abbiamo il sole alle spalle non riusciamo a vedere nulla, ragazzi. Il display di questo apparato della Dasaida soffre comunque la luce diretta del sole. Facciamocene una ragione, voglio dire, se questo è un problema, chiudiamo il tettino sopra panoramico e andiamo avanti così, insomma, e abbiamo risolto il problema. Altra piccola cosetta è le telecamere a 360 gradi, comunque la telecamera che usiamo per parcheggiare. Ogni tanto, se ci muoviamo velocemente, va un po' a scatti. Poi ho notato che una volta che proviamo a fare il parcheggio in autonomia non torna più alla schermata home. Vedete, non torna né la home, non torna indietro, non rimane fisso su questa schermata. Per tornare alle schermate della home non ci rimane altro che non si spegne più proprio, è proprio bloccato. Bisogna spegnere la macchina e dobbiamo riaccendere la macchina. Un altro problema di questo car tablet. Per chi volesse registrarsi sul sito AliExpress può farlo direttamente dal link che vi lascio in descrizione, poiché essendo utente Platino, se inserirete il mio codice invito riceverete 21 euro di coupon sconto da usare per i vostri ordini. Per quanto riguarda il costo di questo car tablet, vale la pena spendere queste 350, 360, 380 euro per questo car tablet? Dipende poi se lo vogliamo con CarPlay o Android Auto. Io sinceramente ho preso senza modulo DAB e senza CarPlay o Android Auto, l'ho preso così com'era e l'ho pagato intorno alle 370 euro. Ripeto, secondo me, possessore del vecchio Connect senza Android Auto e CarPlay, aver speso questa cifra, io la rispenderei altre 10 volte sopra, perché la differenza è abissale, ragazzi. Ho tolto un apparecchio che non poteva fare nulla se non che utilizzare un navigatore datato con le mappe aggiornate una volta ogni 3 anni, quindi voglio dire lasciava il tempo che trovava rispetto a un Google Maps che viene aggiornato ogni ora, no? Ogni anno. E la multimedialità che offre questo apparato non ha nulla a che vedere, ragazzi, con quell'altro. Connect potevamo solo ascoltare la musica Bluetooth e ascoltare la radio. Bene così, allora anche per oggi abbiamo terminato. Spero che il video vi sia utile per poter settare il vostro car tablet. Per qualsiasi dubbio scrivete nei commenti, sarò lieto di rispondervi. E che dirvi di più, ci vediamo ad uno dei prossimi video. Ciao belli, statemi bene.